La montagna ci aspetta. Vi portiamo con noi oggi per una nuova giornata sulla neve. Parliamo di discesa, adrenalina. Curve, velocità, neve in tonza. Venite con noi in discesa su terreno d'avventura. Venite con noi, scopriamolo insieme! Benvenuti a un nuovo episodio di School of Schimo. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di salita, ma in questa puntata parleremo di una delle fasi più adrenaliniche, la discesa. La discesa richiede non solo abilità, ma anche una conoscenza profonda delle condizioni della neve e del terreno. Per questo la scelta dell'itinerario deve essere commisurata alle nostre capacità tecniche e condizioni fisiche. Io sono Ilenia Coletti. Io sono Marco De Gasperi. Io sono Michele Colturi e questa è School of Schimo. Lo sci alpinismo spiegato bene. Michele, il comprensorio di Bormio offre una varietà incredibile di percorsi, sia da quando siamo a inizio stagione, quindi dalla prima neve invernale, fino poi a stagione inoltrata, quando le giornate sono più lunghe. Bravissimo Marco, praticamente noi possiamo partire a inizio stagione, inverno, giornate corte, nel bosco con gli sci ai piedi, partendo proprio fuori dalla porta di casa, per poi, man mano che si allungano le giornate, salire fino alle vette più alte e andare sul ghiacciaio. E fra l'altro anche utilizzare percorsi invece più facili fuori dal ghiacciaio, ma al cospetto di queste montagne incredibili. Sì, ci sono percorsi per tutti i livelli, quindi possiamo dare semplici escursioni per andare a mangiare a rifugio fino alle cime più impegnative dove dobbiamo attraversare il ghiacciaio e magari fare anche qualcosa di alpinistico. Vuoi elencarmi qualche cima che tu consigli come guida alpina? Qua ci sono l'imbarazzo della scelta, guarda. Abbiamo il Gran Zebrù, il Cevedale, il San Matteo, il Tresero, sono solo alcune delle cime delle più iconiche che abbiamo. Inoltre c'è la possibilità di fare delle traversate, quindi di fare delle sci alpinistiche che durano più giorni. Perfetto, direi che ce ne sono per tutti i gusti, quindi anche tra l'altro da neve invernale nella prima parte della stagione fino al firn primaverile, che regalano proprio delle emozioni incredibili per gli amanti della discesa. Esatto, ma basta cambiare esposizione. Qua come vedete abbiamo uno scenario molto aperto, quindi basta cambiare esposizione, abbiamo tutte le tipologie di neve anche a parità di stagione, quindi ce n'è per tutti. Dai ragazzi, basta chiacchierare, io ho voglia di adrenalina, buttiamoci in discesa! Quando si organizza un'uscita di sci alpinismo, il meteo potrebbe costringerci a dover cambiare piani e potremmo anche essere costretti a rinunciare alla gita. Servizi come l'opzione flessibile offerta da Maggiore Autonoleggio possono risultare particolarmente utili. Con questa opzione è possibile noleggiare un veicolo online senza effettuare un pagamento anticipato, scegliendo di pagare direttamente in agenzia al momento del ritiro. Inoltre la cancellazione della prenotazione è gratuita e può essere effettuata in qualsiasi momento, permettendo di adattare i piani viaggio alle condizioni meteo o a eventuali imprevisti. Con soluzioni come queste, pianificare le proprie avventure in montagna diventa più semplice e sicuro. Ragazzi, siamo pronti per la discesa. Allora, come vedete non siamo più sulle piste o vicino alle piste da sci, ma siamo sul terreno aperto, quindi abbiamo tutto lo spazio per poter scendere, però alcune accortezze differenti rispetto alle discese che facciamo di solito. Prima di tutto potremo avere nevi differenti, quindi neve più ghiacciata o neve più morbida o fresca. Neve ghiacciata, cerchiamo di lavorare bene con le lamine, facciamo delle curve strette, controlliamo bene la velocità, ok? Dobbiamo essere sempre pronti a fermarci in qualsiasi momento, soprattutto perché potremo incontrare anche degli ostacoli. Qui vedete abbiamo delle rocce piuttosto che altre situazioni in cui dobbiamo rallentare, ok? Poi potremo anche aprire il gas, perché quando il pendio si apre, la pendenza cala e la neve è più morbida o fresca ancora meglio, possiamo fare i nostri bei curvoni da freeride, magari con gli sci un po' più stretti, galleggiando e surfando sulla nostra neve. Direi perfetto, in effetti il pendio si presta per trovare qualsiasi tipo di condizioni. Esatto, qua abbiamo tutte le esposizioni tra l'altro, quindi prenderemo neve differente.
dovrete un po' adattare il vostro corpo Spostando il baricentro. spostando leggermente il baricentro, quindi quando troviamo neve dura possiamo stare un po' più avanti e spingere un po' di più come in pista, quando troviamo neve un po' più crostosa o più soffice Centralità. stiamo un po' più centrali. Ok, Esatto. perfetto. Siete pronti? 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 We like that. We like that. We like that. We like that. Eccoci ragazzi, allora com'è andata la discesa? Direi 1000 metri di discesa così, spettacolare. Io mi sono divertita un mondo, bellissimo. Bravissimi. Ragazzi, a loro l'ho spiegato prima di scendere. Adesso vi do alcuni consigli, alcuni accorgimenti per fare la discesa gestendo anche tutto il gruppo e non scendendo da soli a caso. Prima di tutto dobbiamo pensare che dobbiamo sempre restare a vista, quindi non è che una persona scia e va e gli altri restano indietro, perché se succede qualcosa, anche un piccolo inconveniente tecnico, poi non riusciamo a soccorrere o a dare una mano al nostro compagno e non sappiamo dov'è. Ok? Quindi teniamo sempre una distanza di poterci vedere e soprattutto se ci sono le condizioni per sciare tutti vicini, insieme, perché il pendio lo consente, perché la neve soprattutto lo consente, non c'è un grosso pericolo valanghe, teniamo solo una leggera distanza e sciamo tutti assieme. Invece quando il pendio si fa più cattivo oppure abbiamo un forte rischio valanghe, dobbiamo adottare una metodologia più preventiva, dobbiamo rallentare un attimo. Quindi cosa succede? Una persona andrà avanti a sondare il terreno, quindi solitamente il leader va a sondare il terreno, gli altri restano fermi, fa le sue curve e poi si fermerà in una zona protetta, ok? Cosa vuol dire? Andiamo, non ci fermeremo magari in mezzo a un canale, ci fermeremo su una dorsale piuttosto che andiamo a riparo dietro una roccia. Comunque non ci fermeremo mai a metà di una discesa ripida, sempre in fondo e di lato. Ok? Altra cosa da tenere in considerazione è nell'eventualità che succedesse un incidente o che comunque distacco una valanga, devo già avere visualizzato prima di partire una possibile via di fuga. Questo è fondamentale. Quindi prima di partire io so che se per caso sbaglio qualcosa, si stacca qualcosa, io devo avere una via di fuga safe, sicura, dove scappare. Ok? E poi una volta che io sono sceso, sono arrivato magari sul mio piccolo cucuzzo, sono lì tranquillo, allora faccio scendere magari uno alla volta i miei compagni. Così se magari succede un piccolo intoppo, ma può essere anche banalmente si stacca uno sci, bisogna sistemarsi o quant'altro, c'è solo una persona sul pendio che può essere coinvolta potenzialmente in una valanga, ok? Quindi non dobbiamo prenderci dalla foga di andare tutti insieme come spesso accade, perché nessuno vuole restare indietro e perdere la traccia migliore. We don't lie, get the bags in the cash, that's DIY. Ain't no trap, get the bags in the cash, that's what I like, that's what I like. Ok Michele, discesa bomba, ma un consiglio da pro? Hai ragione, mi stavo dimenticando. Ragazzi, il consiglio da pro di oggi è: capita spesso di avere magari poca visibilità o comunque un terreno, la neve che cambia sotto i nostri piedi. Per adattarci al meglio, un piccolo trucchetto è: possiamo sollevare leggermente le dita dei piedi, toccando lo scafo superiore dello scarpone, sollevandole contemporaneamente, in automatico il nostro corpo, il nostro bacino andrà in avanti. Ok, quindi quando ci sentiamo un po' arretrare, solleviamo le dita e ci riporta in avanti. Questo è un giochetto che ci aiuta a migliorare la sensibilità e non avremo più paura di affrontare alcun tipo di neve. Oh, comunque una discesa da bomba oggi, una neve primaverile, un firm di quelli da paura. Ti è piaciuta oggi, eh? Oggi sì, infatti guarda, sono rimasto incredibilmente sorpreso. Fra l'altro stavo guardando su Pigvisor, mi stavo ricontrollando l'escursione che abbiamo fatto e
998 metri di slivello, mancano 2 metri in sono mancati 2 metri. Quanto scarsi siamo? Ci toccherà farli domani. No, Beh. quello assolutamente dobbiamo. Però la cosa fondamentale è che stavo guardando che tra l'altro avevo già fatto questo giro e rispetto all'altra volta ci abbiamo messo un quarto d'ora in più. Non so se Ilenia tirava indietro Ho questa rallentato volta. io, ragazzi. Oppure- Sicuro ho rallentato io. Ma no, dai, non è per quello. No, però è molto bello perché possiamo confrontare anche i nostri miglioramenti con quest'app e caricare la nostra gita, poi andare a rivedercela con tutte le caratteristiche del giro che abbiamo fatto. Logicamente oggi non avevamo le caratteristiche uguali dell'altra volta, per cui un quarto d'ora per una gita di 3 ore direi che ci sta anche. Comunque hai visto Sì. quanto No, bella io ancora è? non ce l'ho, ma mi state mettendo Ma come non curiosità. ce l'hai ancora? Non ce l'ho, Ma non te la ragazzi. ieri di scaricarla. Sono boomer. Però la scarico e poi mi condividete la gita di Ti oggi. posso inviare il link, praticamente inviandoti il link tu hai tutta la gita che abbiamo fatto oggi, esatta, te la rivedi tutta e puoi anche tipo sorvolarla. Meraviglioso. Sembra di Mi essere piace a con un me. drone che la sorvoli e te la riguardi tutta. E tra l'altro io ho anche fatto delle foto, le inserisco così almeno tu le puoi guardare. Perfetto, super. Beh, comunque neanche anche la nostra merenda di oggi non è nulla male. Beh, guarda che in Valtellina, cioè, il livello è alto. Se si va a fare fatica, poi bisogna anche integrare. Beh, direi, un po' tra la bresaola e i formaggi locali, quel bitto e quella scimuda che abbiamo qua davanti. Per non parlare del meglio succo di così. mela, comunque sarete veloci in salita, ma qua vi batto. Guarda, non sfidarci. No, non abbiamo fatto la chiusura della puntata di oggi. Ma come la chiusura? No, io mi rifiuto di rimettere le pelli. No, tocca andare. Oh, dobbiamo riguadagnare quei 2 metri persi, dai. Dai, Andiamo, su. Andiamo. Ragazzi, anche questa puntata è finita. La discesa è sempre la cosa più divertente. In questa puntata abbiamo visto la gestione del gruppo, La sciata su terreno d'avventura. I diversi tipi di neve su cui sciare. Se questa puntata vi è piaciuta metteteci un like, attivate la campanella e iscrivetevi al nostro canale. Questa è School of Schimo. lo sci alpinismo spiegato bene. Ciao ragazzi, ciao. Ciao.